Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, oggi Angie vi porta a scoprire un prodotto che ha ricevuto di recente, non l'ho ancora provato. Che cos'è? Lui è OCC6 Series, è un Android, Apple CarPlay, Android Auto da installare sulle vostre moto. Perché utilizzare un prodotto di questo tipo? Beh, principalmente per due motivi. Uno, perché non rischiate di fregare la batteria con il calore dell'estate, e motivo ancora direi più importante e impattante: non rischiate di far rompere la stabilizzazione della fotocamera, cosa che per esempio a me è successa nel 2021, quindi sono cose che succedono, non sono dicerie. Utilizzare questo, che fa praticamente da mirroring, lui ha anche un GPS, un modulo GPS integrato, fa da mirroring del vostro telefono e vi permette così di usare lui e di non far prendere caldo, pioggia, sole al vostro telefono. Allora, che cosa vi viene dato? Io ho aperto la scatola, l'ho giusto acceso prima, e per farvelo vedere qua in studio ho voluto anche impostarlo in associazione al mio telefono. Lo vedrete che comunque ci ho messo, non ci sono istruzioni, ecco, una cosa che non viene fornita sono le istruzioni. Ci ho messo comunque molto poco a capire come fare ad associarlo al telefono. Vi viene fornito lui, il device principale. Questi sono gli attacchi. Lui è IP67, quindi è resistente all'acqua. Ci sono anche delle dashcam, che sono queste qua, telecamere. Vedete il cavo che è corto perché ci sono chiaramente i cavi che lo estendono fino a lui, agli attacchi del device principale. Poi vi viene fornito questo, che è il modulo. Se volete utilizzarlo, potete attaccarlo, come no, per registrare, per far partire la registrazione delle telecamere. Se vi interessa potete anche non montare le telecamere. E poi ci sono anche tutto un bel kit di adesivi, chiavetta a brugola, e vi danno addirittura, oltre alle viti, anche le fascettine per fascettare i cavi. E poi avete anche, che adesso ve lo faccio vedere, l'ho visto poco fa, avete anche questo. Intanto è il resistente, robusto supporti per montare il dispositivo principale. Avete due possibilità per alimentarlo: o utilizzare questo alimentatorino, convertitorino da 12 volt con rubacorrente, che ve lo potete attaccare alla batteria, oppure, se non volete toccare neanche quello, cosa che farò io, anche perché poi andrò alla fine di tutta questa prova a decidere se lo continuerò a utilizzare come mio device principale durante i miei viaggi e video che faremo. Potete utilizzare, adesso lo vedete soltanto qua perché l'ho attaccato all'USB per farvelo vedere acceso, utilizzare un cavo che vi viene fornito, quindi già è predisposto da parte loro. Alimentarlo quindi con una porta USB della moto. Per esempio io uso questo accendisigari, presa accendisigari con due USB, e io andrò ad alimentarlo in questo modo qua. Poi avete, cosa interessante, vi viene fornito anche, eccoli qua, due sensori pressione per avere la pressione delle vostre gomme, che vi viene mostrata direttamente a display. Pressione, no, non ho detto una cosa inesatta, c'è in realtà, c'è anche non l'avevo vista prima perché, come vi dicevo, non ho guardato la scatola, l'ho proprio fatto poco fa. Vi viene fornito anche una schedina che non l'avevo vista, interessante. Vi viene anche fornita una scheda 64 giga per andare a registrare tutto quello che le vostre dashcam riprendono. Poi questi qua sono gli adesivi, e voi chiaramente ve la potete anche montare. Se vi interessa una sola frontale, ve ne potete montare anche una che di punta. Per esempio potete fare delle riprese come ho fatto in alcuni miei video. Se voi inserirete un codice che è AD22, voi avrete il 22% di sconto. Quindi per me, se lo comprate a mio nome, praticamente cliccando sul mio link, lo pagherete circa 160 euro, poco di più. Lo schermo vi dico già che è un 6 pollici, non ha una grandissima qualità, non ci si aspetta certo questo, ci si aspetta più robustezza da un prodotto di questo tipo. È abbastanza semplice, c'è qualche baghettino, ho visto per esempio anche di traduzione. Io l'ho impostato in italiano, la pressione dei pneumatici per esempio ve la dà in spagnolo, e anche un messaggio di errore perché chiaramente adesso non sta trovando non lo sto trovando montato. Qui ci sono tutte le varie impostazioni che adesso non potete vedere, perché solo quando poi si collega al telefono vi viene fuori la schermata di Google Maps. Eccolo qua, vedete, visto che si è collegato, questo è il tempo che ci mette più o meno. Di solito ce n'è messo anche un po' meno. Adesso qua lo oscurerò semplicemente perché sennò vedrete esattamente dove vivo, ma questa è la schermata di Google Maps, che poi potete anche decidere di metterla a tutto schermo. Potete con un dito muovervi sulla mappa, i preferiti, le chiamate recenti, e potete quindi, vedete quanto spam è arrivato, papà, mamma, ecco qua sono le chiamate che ho ricevuto sul mio telefono.
E poi avete anche la parte di, per esempio, musica, Samsung Music, potete ridurre l'icona, oppure anche tenendo premuto a lungo questo pulsante. Queste sono tutte le app che voi avete sul vostro device. Andiamo a vedere il meteo, che non dovrebbe essere molto buono per i prossimi giorni. Adesso io andrò poi a montarlo sulla moto, magari vi faccio anche un breve video per vedere, vedete, eccolo qua il messaggio di errore in spagnolo, se questi sono gli errori, nel senso va bene. Vi dirò poi come sarà poi nell'utilizzo di tutti i giorni, come staccarlo, o magari anche semplicemente quanto è intuitivo utilizzarlo mentre voi state facendo un viaggio o una cosa del genere. Alla prima occasione vi terrò sicuramente aggiornati. Buongiorno ragazzi, vi faccio vedere come sto montando la Oci C6 Pro. Allora, non ci sono istruzioni come vi dicevo, quindi non è così semplice capire più che altro quali sono gli adattatori da utilizzare. Vi devo dire che ci ho messo per fare questa operazione, che è semplicissima, mezz'ora, anche più di mezz'ora. Adesso voi lo vedete così, non ci sono altro che semplicemente due vitoni lunghe con la rondella, e dietro c'è un dado, credo che sia un M4 autobloccante. Ho messo sotto due distanzialini che io ho trovato di plastica per non rovinare il manubrio, e poi qua c'è uno snodo, che questo era l'unica cosa che era già montata. Lui adesso sembra, l'ho posizionato e sembra che sia solido. Ora ci sono tutti i cavi ancora qua che sono da cablare, chiaramente. Ho montato sul multistrada, c'è la possibilità di avere l'USB qui, quindi io non andrò a prendere la corrente dalla batteria, ma la utilizzerò così. È più il tempo che perdete a capire quale vite usare e dove e come. Per esempio gli snodi, come vi facevo vedere prima, in realtà poi potete un po' sceglierlo come volete in base alla moto che avete. I cavi sono buttati così perché non ho fascettato niente, però diciamo il sistema è finito, l'installazione è finita. Questa è la telecamera frontale, come vedete c'è scritto front, e quindi va giù e la potete buttare giù. Voglio vedere insieme a voi quanto è grandangolare la piccola camera. Adesso purtroppo non sono ok, perfetto, lo alimenta. Dovrebbe vedere il sensore dei pneumatici. I sensori pneumatici che hanno una F e una R per distinguere il front dal rear. Questo è il frontale e dietro c'è il posteriore, e almeno la pressione delle gomme me la dovrebbe dare. Eccolo qua, abbiamo l'anteriore che è andato a 2,3, ci sta che siano 12 gradi in realtà. Il posteriore non capisco perché non... Eccolo qua, 2,7, 12 gradi. Quindi questa cosa già merita il prezzo del biglietto, perché è molto comodo avere la pressione, secondo me, anche le temperature che registrano. E poi si possono andare a settare gli allarmi. Vorrei vedere la telecamera, vediamo cosa succede se schiaccio. Ah, perfetto. Quindi questa adesso attualmente lei è risoluzione Full HD 1080. Ragazzi, lo sto facendo con voi per la prima volta, però come vedete questo è un altro bug. Ah, ecco, vedete, è un po' gnucco. Io ragazzi direi che l'unica cosa che ci rimane da fare è provarlo poi su strada. Buongiorno ragazzi, ed eccoci arrivati finalmente alla recensione a bordo del Multistrada V4 di Aoci C6 Pro. E allora lo vedete già che la schermata si può vedere in due visualizzazioni, o tutto schermo Google Maps o la nostra schermata della musica. Ho già impostato ovviamente a moto ferma la navigazione, perché un pochino la prima elemento che, non di criticità di questo device in particolare, ma un po' di tutti questi dispositivi, che comunque utilizzarlo con un guanto, sì, adesso io potrei farlo, ma come vedete non è che riesco a cliccare sulla schermata della musica, sì, ma poi riuscire a cliccare i menu è veramente cosa molto difficile, tant'è che adesso, se voglio farvi rivedere la schermata di Google Maps, devo per forza di cose tornare a farlo a mano, cosa che non mi piace farlo e non è neanche legale farlo, ma adesso io vorrei rimettervi Google Maps. Però un'altra piccola criticità è, come vedete, il touch non è molto responsivo e spesso ho difficoltà a fargli prendere i comandi, cosa che adesso per esempio non sta prendendo. Eccolo qua, adesso l'ha preso. Siamo tornati con Google Maps. Ho già mandato un'email per chiedere come mai non funziona, perché vorrei sapere proprio come mai non si vede la velocità, cosa che vorrei vedere quando vado. Tenendo il tasto centrale, quindi è molto comodo. Questo invece è switchare da una cosa all'altra. Voi potete vedere di nuovo Google Maps davanti a voi.
Anche Google Maps non mostra la velocità, io proverò poi a fare un aggiornamento per capire se che cos'è che c'è che potrebbe, se può essere integrato. In questo caso io sono collegato col mio interfono con la moto, ma è come se fosse il cellulare, quindi non ho dovuto configurare l'interfono qua. Io sento Google Maps e sento la musica che mi arriva dell'assensore delle pressioni dei pneumatici. Vedete 2,5 all'anteriore, 3 al posteriore, perché la gomma in autostrada ovviamente si è scaldata, ho visto che in città rimaneva molto più bassa ovviamente, e questo è molto molto comodo averlo qua. Quanto potrebbe essere in estate? Credo che potrebbe andare anche a 3,3, io immagino, anche se sembrano alte, è quello che prescrivono i costruttori, quindi io mi attengo sempre a quello che prescrivono i costruttori. Però questa è una cosa molto divertente da vedere, anche la temperatura, che al posteriore non è rotto, ma semplicemente che dietro ci arrivano anche la temperatura del motore, e quindi è normale che sia 19 gradi, una decina di gradi se li prende. Molto carino, molto interessante questa cosa. C'è anche l'alert in caso di pressione bassa che dovrebbe darci un avviso. Eccomi qua ragazzi, buongiorno, recensione di Aoci C6 Pro terminata. Durante questo periodo di prova, che più o meno vi dico che è stato una decina di giorni, quello è il tempo che ho ritenuto necessario che fosse per tirare un po' le somme e non protrarmi troppo lungo nella recensione e potervi dire quello che effettivamente penso di lui. Vi ricordo che c'è il codice sconto comunque nella descrizione del video e potrete acquistarlo appunto tramite il mio link con dello sconto importante. La cifra si aggira intorno ai 165 euro, dovrebbe essere. Allora, dispositivo utile sicuramente sì, dispositivo esente da problemi, come vi ho detto no, ci sono alcuni bug. Ci sono alcuni bug che vanno a inficiare completamente l'utilizzo? Sicuramente no, però sono un po' fastidiosi. E quali sono? Sono per esempio questo touch che non è più di tanto, non è molto responsivo, dipende, in alcuni momenti sì, in altri no. Poi abbiamo un GPS che sono riuscito a farlo funzionare, a differenza di quanto detto nel video. In alcune registrazioni mi ha preso la velocità, effettivamente mostrata la velocità che stavo facendo in quel momento, e per farlo ho fatto quello che mi è stato consigliato direttamente da loro, quindi non aggiornamenti, ma sono andato innanzitutto a mettermi il linguaggio in lingua inglese, in maniera che ho potuto vedere le GPS info, la possibilità di attivare o disattivare il GPS, cosa effettivamente c'era scritto in inglese, perché era tradotto male, era tradotto invece che on off, vicino, aperto, che non si capiva che cosa voleva effettivamente dire. In questo modo sono riuscito in un paio di occasioni a farla andare, ma io ho il dubbio che, non essendo direttamente sotto batteria, praticamente cosa succede? Che ogni volta che io spengo la moto lui perde le impostazioni, quindi avrei dovuto ogni volta andare a impostare quell'accensione del GPS in maniera che lui la riconoscesse veramente, quindi sicuramente poco comodo. Ma poi onestamente a me di vedere la velocità mi importava vedere che funzionasse, quindi sì, funziona. Di vedere la velocità sulla registrazione video a me non interessava. Funzionano molto bene i sensori di pressione delle gomme e anche di temperatura, quelli li ho visti che funzionano. È comodo avere avere ovviamente la mappa sempre lì attiva, quindi questo è il valore aggiunto di avere, invece di un telefono che magari lo mettete o non lo mettete, avere un device sempre montato, perché banalmente potete vedere se davanti a voi avete del traffico e magari cambiare strada anche se non avete impostato un tragitto. La registrazione delle telecamera perché ne ho montata una, parte ogni volta che voi partite, molto comoda, poi va a sovrascrivere la memoria. Veniamo alla seconda criticità, se la prima è stato un po' il touch e questa cosa del GPS, che però potrebbe essere un errore mio che non lo utilizzo appunto sotto batteria. La criticità secondo me numero uno che tutti quanti invece riscontreranno, e soprattutto molte persone più di me se non hanno un parcheggio custodito come ho io quando vado in ufficio e quando torno a casa, è il fatto, e l'ho chiesto all'azienda, che questo device rimane montato sulla moto, quindi voi avete una chiavetta che avete una sorta di brugola dove potete smontare il device, ma è molto scomodo da fare, non lo farete mai. Adesso per portarlo a casa l'ho fatto, l'ho smontato, ed è la cosa più veloce è smontarlo dal blocchetto grande che rimane al manubrio, in maniera da lasciare le viti montate sul manubrio, perché è molto più lento da fare quel processo. Qui ho mollato soltanto una vite e me lo sono portato via.
ma poi bisogna staccare i cavi, quindi è un'operazione molto scomoda. Purtroppo mi hanno risposto che non c'è una slitta ancora, quindi voi avete il dispositivo che vi rimane sempre montato sulla moto e onestamente rischiate che ve lo possano rubare, soprattutto penso a quando andate magari a fare commissioni in centro o non usate la moto per questo, magari la usate in vacanza, e in vacanza sì che ve lo possono rubare se la parcheggiate magari incustodita. Qua ho lasciato lo sportellino aperto, lo sportellino che è protetto da due piccole viti dove c'è l'USB, che non ho capito onestamente a cosa serve, ho provato a collegarla al computer, non ha fatto niente, e poi la micro SD da 64 giga che vi ho detto che viene fornita in dotazione. La qualità del video non è paragonabile chiaramente a una Insta o a un cellulare, anche se è in Full HD, l'ho vista in riprese soprattutto al crepuscolo o verso il tramonto, non è che sia eccelsa, ma comunque si vedono bene le targhe, si vede bene la strada, cioè è una qualità assolutamente dignitosa. Detto questo, direi che la recensione di Aoci C6 Pro è conclusa, promosso sì, con qualche piccola critica che io spero che sia costruttiva, spero che l'azienda possa ovviare magari anche con un piccolo supporto che può essere acquistato magari a pochi euro, perché risolverebbe veramente quello che secondo me è un po' il problema numero uno. Per il resto direi che comunque il prodotto è promosso, lo utilizzerò ancora, direi di sì, lo terrò ancora sicuramente montato, e se avete domande me le farete e io molto felicemente vi risponderò qui sotto nei commenti, e anzi se avrò da fare delle integrazioni magari controllate ogni tanto il video se vi interessa questo prodotto, perché se ci saranno magari delle release del firmware dove andranno ad aggiornare qualcosa, per esempio questa responsività del touch potrebbe essere una cosa che magari risolvono con qualche aggiornamento, e sicuramente sarà mia premura, quando dico una cosa di solito la faccio, informarvi se hanno risolto questi piccoli problemini. Per il resto io direi che il prodotto mi è piaciuto e quindi lo approvo. Comodo comandare la musica, comodo rispondere magari ai messaggi facendo un click e parlando pitch to test con Google, ovviamente è Google che lo fa, quindi assolutamente una cosa che vi semplifica un pochino la vita. L'interfono vi ho detto che l'ho tenuto collegato con la moto e non con lui, perché già così funzionava, quindi non ho fatto assolutamente niente. Per Angi questo è un sì, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!